In italiano esistono tante espressioni con i colori e oggi ci focalizzeremo su quelle che usiamo molto spesso nella lingua di tutti i giorni. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi impareremo alcune espressioni idiomatiche con i colori, però prima di iniziare, se non volete perdere tutti i video futuri e le lezioni future, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E poi se volete supportare il mio lavoro qui su YouTube dovete fare solo una semplice cosa, quella di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuterà tantissimo. Come vi ho detto, nel video di oggi parliamo di alcune espressioni molto utili con i colori. E allora iniziamo dal primo colore, il nero. Infatti in italiano abbiamo l'espressione essere nero. Che cosa significa secondo voi? Beh, vediamo alcune frasi così possiamo capire meglio. Mia figlia mi ha detto una bugia, sono nera. Mia figlia mi ha detto una bugia, sono nera. Mi hanno rubato il portafoglio, sono nero. Mi hanno rubato il portafoglio, sono nero. Quindi che cosa significa? Beh, potete capire che l'espressione essere nero, nera, neri e nere semplicemente significa essere molto arrabbiati. Infatti potremmo dire anche sono arrabbiato nero. Però anche semplicemente l'espressione essere nero significa che siamo molto arrabbiati. Non è molto chiara l'origine di questa espressione. Non sono sicuro delle fonti, però ho letto su internet che questa espressione sia stata inventata dai greci perché loro associavano la rabbia al fegato e quando le persone si arrabbiavano tanto oppure morivano arrabbiate hanno poi scoperto, facendo delle analisi sui corpi, che il fegato diventava molto nero. Ora non so se ci sono delle basi scientifiche per questo, però forse questa è l'origine dell'espressione. Ma il colore nero lo usiamo anche in un'altra espressione, vedere tutto nero. Per esempio, devi iniziare a essere più positivo. Perché vedi sempre tutto nero? Devi iniziare a essere più positivo. Perché vedi sempre tutto nero? Come possiamo capire da questo esempio, vedere tutto nero significa semplicemente essere molto negativi e pessimisti. Non riusciamo a vedere le cose belle della vita, non riusciamo a vedere positività nella nostra vita, ma vediamo sempre il peggio, le cose negative. Probabilmente questa espressione si usa perché il nero è associato al buio e ovviamente il buio è sempre associato a un po' di negatività. Infatti in italiano diciamo anche un momento nero, un momento buio, cioè un brutto momento della vita o della storia. Quindi per questo motivo vedere tutto nero significa semplicemente vedere tutto in modo negativo. E non vi consiglio di farlo, dovete essere sempre positivi e felici, mi raccomando. E adesso passiamo a un altro colore, il mio colore preferito, il verde. Però anche se il verde è il mio colore preferito, questa espressione non mi piace molto. Infatti l'espressione è avere il pollice verde. Usiamola in una frase. Durante l'estate ho seguito un corso di giardinaggio e ho scoperto di avere il pollice verde. Durante l'estate ho seguito un corso di giardinaggio e ho scoperto di avere il pollice verde. Avere il pollice verde, e questo è il pollice, significa semplicemente essere molto bravi in giardino, essere bravi con i fiori, le piante o anche a coltivare la frutta e la verdura. Io assolutamente non ho il pollice verde perché se compro una piantina di basilico al supermercato la faccio morire dopo 2 giorni. Però in generale avere il pollice verde significa essere bravi in giardino ma anche avere quasi un talento naturale, direi. E adesso passiamo al colore bianco e l'espressione che ho pensato per voi è fare una settimana bianca. Che cos'è la settimana bianca? Utilizziamola in una frase. Abbiamo deciso di fare una settimana bianca a Courmayeur a Natale. Abbiamo deciso di fare una settimana bianca a Courmayeur a Natale. Fare una settimana bianca semplicemente significa andare in vacanza d'inverno, di solito il periodo di Natale o anche prima e dopo, per andare in montagna. E in montagna ovviamente d'inverno c'è la neve, quindi ecco forse perché diciamo fare una settimana bianca, perché la neve è bianca. Ma un'altra espressione molto bella con il colore bianco è
passare una notte in bianco. Secondo voi che cosa significa questa espressione? È molto interessante. Vediamo una frase. Ieri sera faceva troppo caldo, ho passato la notte in bianco. Ieri sera faceva troppo caldo, ho passato la notte in bianco. Passare la notte in bianco semplicemente significa non dormire, non chiudere occhio. Quindi quando io dico che ho passato la notte in bianco, vuol dire che non ho dormito. Quindi quando non riesci a dormire la notte, significa che stai passando una notte in bianco e devo dire che non è molto piacevole. Attenzione però, questa espressione la usiamo quando non riusciamo a dormire. Se io decido di non dormire perché voglio andare in discoteca con i miei amici o stare in piedi tutta la notte a guardare la TV, non sto passando una notte in bianco, perché io sto decidendo di non dormire. Passare una notte in bianco si usa quando io non riesco a dormire. Vorrei, ma non ci riesco. Quindi è una cosa negativa, è un'espressione negativa. E per finire col colore in bianco ho un'altra espressione per voi molto utilizzata. Di punto in bianco. Vediamo questa espressione in una frase. Stavamo parlando al telefono e di punto in bianco ha riattaccato. Stavamo parlando al telefono e di punto in bianco ha riattaccato. Beh, che cosa significa di punto in bianco? È molto semplice, significa improvvisamente. Io stavo parlando al telefono con questa persona e poi lui ha riattaccato, cioè ha chiuso il telefono, di punto in bianco. Improvvisamente, lui ha riattaccato, io non me lo aspettavo, semplicemente ha chiuso il telefono, chissà perché. Quindi di punto in bianco lo usiamo quando vogliamo dire che qualcosa, un evento, è successo all'improvviso e noi non ce lo aspettavamo. E ora vediamo una delle mie espressioni preferite. Vedere tutto rosa e fiori. Vedere tutto rosa e fiori. Per esempio, Giacomo è sempre felice, vede tutto rosa e fiori. Secondo me però è anche un po' ingenuo. Giacomo è sempre felice perché vede tutto rosa e fiori. Secondo me però è anche un po' ingenuo. Quindi che cosa significa vedere tutto rosa e fiori? Beh, vuol dire che noi vediamo tutto positivo e non riusciamo a vedere le cose negative. Proprio tutto positivo, come se avessimo degli occhiali che ci impediscono di vedere le cose negative. E in realtà questa, anche se sembra un'espressione positiva, non è proprio positiva, è un po' negativa, perché vedere tutto rosa e fiori è anche associato a un po' di ingenuità. Cioè, non è che noi vediamo tutte le cose positive o vediamo del positivo in tante cose. Noi proprio non riusciamo a vedere i lati negativi di qualcosa e ovviamente non è una cosa positiva questa. Quindi vedere tutto rosa e fiori, sì, vedi tutto bello, come quando per esempio sei innamorato e non riesci a vedere le cose negative di una situazione, che però è anche molto importante vedere per essere più oggettivi. Quindi vedere tutto rosa e fiori, sì, tutto bello, però c'è anche un po' di ingenuità. Benissimo, ti piacciono queste espressioni? Le conoscevi oppure ne conosci altre? E poi sono super curioso di sapere se alcune di queste espressioni che abbiamo visto oggi esistono anche nella tua lingua e se esistono, perché non mi scrivi qui sotto nei commenti quali esistono nella tua lingua e magari anche la traduzione, così che puoi aiutare me a imparare nuove cose in altre lingue, ma aiutare anche tante altre persone nel mondo a trovare delle espressioni simili nella propria lingua. Quindi fammi sapere se conosci queste espressioni, se esistono nella tua lingua e se ci sono, scrivi qui sotto la traduzione. E come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel like perché questo mi aiuta tantissimo e anche di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. E non dimenticatevi anche di seguirmi su Instagram Teacher Stefano per non perdere nessun contenuto e i miei viaggi in giro per l'Italia. Noi per il video di oggi abbiamo finito. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!